visto in queste belle zone della parte nord-est della Slovenia, e così prendendo una strada secondaria di punto in bianco abbiamo visto il cartello con scritto Austria col simbolo azzurro e le stelline dell'Unione Europea. Ci siamo guardati, ma come Austria? Praticamente è una strada secondaria che fa un taglio nell'angolino, diciamo così, dell'Austria, e quindi per un tratto questa strada attraversa il paese austriaco e poi si rimette in Slovenia, quindi così per magia, puff. Ma Charlie, ragazzi, è internazionale, gli piace scoprire posti nuovi. Infatti, viaggiare. è lui che ci ha portato, è Charlie, lui è il motore che ti porta a accumulare paesi, quindi capite che dobbiamo assecondarlo. E ora probabilmente a breve si rientrerà sicuramente in Slovenia, ma buffa questa cosa. Praticamente perché questa deviazione ci fa saltare un centro abitato che era troppo trafficato, ma siamo così, sul confine. Vedi, Repubblica Österreich, ma di là sono fermi? Ah no, sono parcheggiati. Questa è l'uscita dall'Austria. Qui Slovenia. Eh sì, questo ponticino. E rientriamo in Slovenia. Della serie vado a bermi un caffè in Austria e torno. Eh sì, più o meno è questa. Veloci avremmo fatto 3-4 km in Austria, non di più. Abbiamo trovato l'area di sosta per i camper, ora scarichiamo le acque grigie, apriamo il rubinetto qua sotto, mentre per gli scarichi del VC vi faccio vedere. Abbiamo qui la botola dove ci va però il VC chimico. Qui possiamo mettere solamente i liquidi, quindi scaricheremo i nostri, appunto, le nostre urine, ma non possiamo buttarci il sacchetto di plastica con i solidi del nostro VC a secco, ed è un bel problema, come dicevamo prima. Qui abbiamo il nostro contenitore delle urine, ora la svuotiamo qua dentro e poi niente, speriamo di trovare dei secchioni per i nostri rifiuti solidi. Oggi ragazzi giornata di servizi, li abbiamo fatti tutti, carico, scarico, acqua, serbatoi, mancava il pieno di diesel, perché qui in Slovenia, come vi abbiamo già detto, il costo del diesel è abbastanza buono, sempre 1,48, e quindi abbiamo pienato il signorino Charlie, che ora è bello satollo. Perché l'abbiamo fatto? Perché siamo vicini ad un altro confine, ma proprio vicini, ma tipo a 5 km. In effetti siamo in un crocevia qua su, c'è un po' di scelta, diciamo, che uno volendo può andare almeno in 4 nazioni diverse, però fra tutte noi ne abbiamo scelta una in cui non siamo mai stati, non è stato nemmeno mai Charlie, perché vogliamo aumentare il numero dei paesi visitati. Soprattutto perché la vogliamo visitare, certo, questo paese. Vabbè, questo è chiaro. E comunque mettere un'altra bandierina alla nostra mappa per Charlie. Quindi stasera dormiremo nel nuovo paese. Quale sarà? Quale sarà? Provate a indovinare nei commenti, scrivetelo. Siamo praticamente nella parte estrema ad est della Slovenia, quindi senza andare a googolare o senza andare a cercare le cartine, provate a indovinare dove andremo. Don't get to hold you, so I just had to write.
Ragazzi, siamo entrati in Ungheria! Dai! Yeah! 17° paese per Charlie! Mitico Charlie! Quanti chilometri che ha fatto, E non finisce certo qui. Che bello, l'Ungheria! L'Ungheria volevamo visitarla da tanto tempo, era nella lista, nella wish list, e vediamo cosa ci riserva, ok? Rimanete con noi, perché si girerà tutta l'Ungheria! La bandiera dell'Ungheria, la bandiera dell'Unione Europea, ovviamente. L'Ungheria è in Unione Europea, però non ha adottato l'euro, quindi dovremo fare un attimino, prendere le misure con il fiorino ungherese, e la sigla che troveremo è HUF, UF. Se diremo UF un po' troppo spesso non ci stiamo annoiando. È perché non ci si capisce nulla. Useremo all'inizio il convertitore, poi piano piano ci prenderemo misure. E un'altra cosa che è cambiata, che si nota subito, è il colore dei cartelli. Se in Slovenia sono tutti gialli, sì, e neri, qui sono tutti verdi. Sì, come i nostri dell'autostrada, per capirsi, però siamo su una strada, non autostrada, su una strada interna, e i cartelli sono verdi. Tutte piste ciclabili al momento, anche qui si riconfermano le stesse che erano in Slovenia, campi verdissimi, continua la saga La casa nella prateria. Voglio aggiungere una cosa, mentre il diesel qui abbiamo controllato dovrebbe costare circa 10 centesimi in più rispetto alla Slovenia, motivo per cui abbiamo fatto il pieno. Esatto, ancora non abbiamo incrociato nessun distributore per confermare il prezzo, però diciamo guardandolo sul telefono ci dà il prezzo più alto. Vi sapremo ridire a breve appena lo incrociamo uno. C'è una vegetazione incredibile, passiamo in mezzo a questi boschi, boschetti, campi, tutto completamente verde e fiorito quando ci sono i fiori, è una roba incredibile. Appena entrati già ci piace. Esatto, vero? Incontreremo anche l'orso yogi se continua così, veramente, perché poi ci sono i cartelli e dicono di fare molta attenzione lungo queste strade che, ripeto, sono secondarie, quindi di andare molto con calma, lentamente, perché possono attraversare daini, cervi, pensate un po', quindi veramente ci sono gli animali nella vegetazione a fianco alle strade. Infatti anche per questo motivo a volte ci chiedete come mai non viaggiamo di notte. Non viaggiamo di notte, vabbè, perché abbiamo tempo e preferiamo vedere gli ambienti, i paesi di giorno, questo è chiaro. Principalmente questo, però anche perché la notte in molte strade con gli animali eccetera eccetera ci sono tanti pericoli in più, e sicuramente questo è un paese molto verde, almeno ce lo immaginiamo così, dove non è consigliabile appunto affrontare le strade senza luce. Piano, perché questi burini io spavento. Vada là. Guarda questi tutti con i cavalli. Troppo forti. Abbiamo già trovato 2 calessi con i cavalli, ma vi rendete conto? Ma no, vado avanti.
passi il confine cambia sempre tutto. Cambia tutto, tutto, tutto. I signori carini ci hanno salutato. Non sappiamo se c'è un maneggio qui o vanno a fare la spesa, non lo so, o è uso comune andare in giro con il calesse e i cavalli. Boh, vabbè, ve lo sapremo dire se ne troviamo altri. Comunque con questa luce sta quasi, ancora non tramonta il sole, si sta abbassando, ma c'è una luce con questo verde incredibile. Lo so che siamo monotoni, ma è veramente bello. Continua la puntata della casa nella prateria, anzi Charlie nella prateria. I've been warned about you. They said that just one look and I'd get caught too. 'Cause there's something about you, and you know it too. All I do is think about you. Bene ragazzi, abbiamo trovato il parcheggio dove dormiremo stanotte. Prepariamo una cena ungherese, la prima cena ungherese. Marta intanto si sta preparando anche per farsi la doccia e domani inizieremo la nostra esplorazione di questo paese. Continuate a seguirci, mi raccomando, non vi perdete i prossimi video. Ciao! Marta vi saluta da sotto la doccia. Ciao! Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!